Oddio. No. No. Dimmi quando. Tequila! Buonasera e benvenuti a Sfida Mastro, il gioco che prende un gruppo di persone estremamente diverse tra loro e fa vedere al mondo come alla fin fine siamo tutti degli idioti. Io sono Dayan, il mastro delle sfide, e per me tutti i concorrenti sono uguali, anche se altri sono più uguali di altri e hanno una miglior chance di vincere questo, il capo di Sfida Mastro. L'inimitabile trofeo che potete fare tutti a casa seguendo un semplice video su YouTube, link nella descrizione. Incontriamo i nostri nuovi 5 concorrenti: Anna, Federico, Francesca, Francesco e Valentina. E cominciamo con la prima sfida, che come sempre è la laccatura, in cui ciascun concorrente mostrerà la cosa che ha portato in palio per il vincitore di questo episodio. Quest'oggi abbiamo chiesto ai nostri concorrenti di portare la miglior cosa che fa riflettere. Chiunque avrà portato la miglior cosa che fa riflettere, secondo me, prenderà 5 punti, e chi avrà più punti entro la fine dell'episodio si porterà 5 cose su cui riflettere tutta la notte. Quindi, Anna, Che agonia. benvenuta. Grazie. Cosa hai portato? E io ho scelto lo specchio, bellissimo, Ok. quello dell'Ikea. È un po' tipo strada 1, cioè cosa che fa riflettere, uno pensa subito, specchio può essere? Cioè nel senso, Qual è la prima io ci cosa ho che- pensato in ambi, cioè nel senso in due modi, nel senso che vabbè, riflettere nel senso cioè, figurato del termine, nel senso che è l'unico momento in cui cioè, tu ti vedi, e per cui, cioè nel senso, boh, a me fa un sacco riflettere il fatto che io mi posso vedere solo allo specchio e che per il resto mi vedo solo di riflesso per come mi vedono gli altri, mentre, cioè, in senso proprio pratico, riflette, cioè lo specchio riflette. Ah, questa era una caratteristica che non sapevo dello specchio. Ah, vabbè, vedi, meno male che ci sono io a dirtelo. Ok, va bene. Grazie Anna. Prego. Federico, cosa hai portato? Colpo di scena, io ho portato uno specchio. Siamo delle merda. Quindi Meno male che sono andata direi- prima io, così possiamo dire che è lui che ha copiato me. Ringrazio Anna per la descrizione che ha dato e quindi io faccio CTRL-C, CTRL-V e tutto quello che ha detto Anna lo considero. Però lei ha portato uno specchio. Tu hai portato uno specchietto, giusto? Sì, semplicemente perché ce l'avevo a casa di queste piccole dimensioni. Non era un motivo. Forse è un ego più piccolo. In realtà è pure di mia amorosa, quindi non è manco mio, però. Ah, però lo porti... rubato! No, non è rubato, è sottratto. E lo metti Con in la palio. forza. Lo metti in palio, quindi se un altro giocatore vince, si prenderà lo specchietto di tua amorosa. Sì, si può Cioè prendere. io ho messo in palio quella roba, io non lo compro l'Ikea. No, ormai. Francesca, benvenuta nello show. Cosa hai portato? Allora, io ci ho No, cosa hai portato? pensato. Perché non uno specchio? E perché non uno specchio? Ma infatti adesso mi sto chiedendo perché non uno specchio. E io ci ho pensato e ci ho ripensato. E quando Dayan mi ha chiesto di pensare alle laccature, ci ho pensato per 2 settimane. E a un certo punto mi sono fermato e ho detto: io sto facendo lo sforzo mentale più grande della mia vita, credo. E quindi avevo già trovato una categoria, ovvero la miglior cosa che fa riflettere: le laccature di Sfida Master. E quindi, eccole qua. Questa è la miglior cosa che a me ha fatto riflettere. Sono una persona superficiale, probabilmente. Questa è il mio massimo. No, sono un po' una paraculata, però ok. Allora, non giudichiamo, perché qua 2 specchi mi sembra di aver visto. Tranquilla che ne arriveranno Ma di dimensioni altri. diverse, di dimensioni diverse. Ah, è la dimensione. La dimensione conta. Per due cose. Perdonami. Grazie Francesca, grazie per la leccata di culo. E Francesco, cosa hai portato? Molto bene. Io ho portato uno specchio, no, non è vero, non ho portato uno specchio, ho portato degli occhiali a specchio in realtà, quindi è un po' più sottile, no? Perché è comunque uno specchio, ma in realtà potrei anche riciclare la confezione degli occhiali, perché fa riflettere anche quella, quindi non lo so, deciderò Fa via riflettere via. su cosa? Ah Che no, cosa fa solo riflette e basta, fa riflettere gli altri oggetti, ecco, quindi al massimo, ecco, può far riflettere gli altri, non me, lo specchio fa riflettere
la singola persona, mentre questo fa riflettere gli altri, capisci? È molto utile per la società. Beh, oddio, non mi sembra di riuscire a riflettere. Ti vedi riflessa? No. Beh, dovresti vedere meglio, fa riflettere molto. Per rimanere in tema sento le unghie sullo specchio. Esattamente. Valentina. Io ho portato uno specchio. Colpo di scena. È uno specchio passivo-aggressivo. Oddio. È più stronzo il mio rispetto al vostro, perché questo non riflette e basta, ma vi fa riflettere del tipo: la sapete la differenza tra voi e uno specchio? Che io sono in carne e ossa, mentre lo specchio è una serie di sabbietta fatta insieme. No, è poetico. Lo specchio riflette senza parlare, mentre voi parlate senza riflettere. Boh. Va, sottile. Cattiva. Si è creato subito delle amicizie forti e solide. È uno specchietto riflettente, ma che ti fa riflettere nel senso che ti insulta. Ok, grazie Valentina. Preferisco gli specchi normali. Sì, condivido, sinceramente. guarda. Vabbè. Allora, io direi, non c'è da dire, un punto a Francesco. Beh, direi di sì. Adesso, tra gli specchietti, direi 2 punti a Federico, Come solo 2 punti? Ma che bello! 2 punti a Federico e 3 punti a Valentina, perché il suo mi faceva riflettere di più. Anna l'hai venduta bene, 4 punti, però la leccata di culo questa volta funziona. Quindi 5 Mamma punti a mia. Francesca, Mamma, un quanto non applauso a sopporti il Francesca. leccaculo. No, mi dispiace. Alla prossima magari. Cominciamo con la prima sfida pre-registrata. È il momento di conoscere veramente i nostri concorrenti. Ciao Federico. Ciao Diane! Ciao Francesco. Yahoi Francesca. Ciao Deia. Sempre così piena di vita prima di iniziare le sfide. Davvero? Sì, poi quando inizia perdo entusiasmo. Studio sempre il luogo, Sì. bigliettino, carta. Vedi cosa hai davanti a te? Sì. Vuoi dirlo o... Come stai? No, io odio le penne nere. Odi le penne nere. Sì, io scrivo solo con le penne blu. Oddio, vuoi una penna blu? Per piacere. Devo trovarla adesso una penna blu. Volevo porti una domanda. Dime. Sono pronta, carichissima. Cosa pensi di te stessa? Di me stessa, oddio. Cosa diresti su di Come farmi te? piangere. Se dovessi descriverti con una parola. Queste cose in cui bisogna descriversi con degli aggettivi positivi. Se vuoi lascia stare. No, ok, dico frizzante. Dovremmo trovare un connubio tra estroversa, introversa e timida ma sociale per farne uno solo. Diciamo Valentina? Valentina, dai. Mi definirei introversa, disagiata, con tanti problemi. Con tanti problemi. Ok. Ma Che bella questa entrata felice. sì, hai fatto morire tutto il mio entusiasmo. Cioè, cos'è questa una seduta? Posso aprire la busta? Se vuoi. Voglio. Anche perché se non la leggo non va avanti il gioco, no? Quindi Sì, esatto. è più, Se vuoi rimaniamo qua a è più un obbligo. Oddio. Scrivi un'introduzione alla tua persona. Vince la migliore. Hai 3 minuti? Oddio. Puoi leggere l'ultima A riga? partire da adesso. Grazie. Anna, usi solo le penne blu? Sì, Perché? non lo so, è un problema intrinseco che mi segue da sempre. Non so, il nero non mi piace. Cioè, nella scrittura non mi piace vedere il nero. Diciamo che tra il tuo vuoi farmi piangere e l'introversa, disagiata e con tanti problemi Francesca, non è una serata di gruppo da uno psichiatra. Beh, sembrava. Avevi posto tu le basi. Dimenticate quanto sapete dei nostri concorrenti e riscopriteli insieme a me ora, perché è quello che stanno per scrivere che farà testo. Un'introduzione nel senso... Per le persone che non ti conoscono. Ok. Se per favore la scrivi in stampatello. Sì, tranquillo, scrivo grande, in grassetto così. Sei sempre stato bravo a fare i temi o cose del genere a scuola o era una cosa che non ti piaceva? Alle elementari forse no, neanche alle medie e alle superiori. Alle Mi superiori sì. mi sono ripresa man mano. Te andavi bene nei temi? No, la merda.
Anche quando eri alle elementari? Sì, è sempre andato male, ho sempre odiato scrivere. E di solito di che temi ti piacerebbe scrivere allora? Hai detto che i temi di scuola non ti Mi stai sconcentrando però, ho 3 minuti. Quanto mi rimane? Quanto pensi ti rimanga? Boh, non molto. Cioè, nel senso da vivere. Quanti minuti stai contando? C'è il timer. Ah, ok, scusa. Pensavi che io li contassi mentalmente? 1. Non entrare che è già difficile così. Perché c'ho il blocco così, dopo una frase? Faccio un disegno. Ti disegni così nell'aria o... Sì, nell'aria. No, facciamo anche le montagne perché mi piacciono le montagne. Ok. E ho 32 anni. E... Non ne avevi 31? Mi sa che ne ho 31. Se ti chiedessi un aggettivo positivo su di te e un aggettivo negativo su di te? Silenzioso. Ok. Può essere sia positivo che negativo. Quindi con uno risposta. Ogni tanto non va bene l'inchiostro, non scivola bene. E quindi un po' a tratti, però non è un problema. Ok. Cioè, se vuoi poi te lo riscrivo. Ok. Vediamo dopo se ha senso riscriverlo. Al mare. 20 secondi. Fatto. Ok. Hai ancora 40 secondi. Non ho altro da scrivere. Sono a posto così, grazie. Ok, stop. Devi lasciare la penna. Non si può neanche dire la parola? No, mi dispiace. Bene. Sei fiero di quello che hai fatto? Poteva andare molto peggio. Mi fa piacere che almeno tu ti senta un attimo, insomma, contento. In fibrillazione non si vede, non traspare, Non tantissimo. non si percepisce. Non tantissimo. La palpitazione, Non la tachicardia, la sudorazione fredda, l'infarto incipiente. Francesco, in che rapporti sei con il mio assistente? Ti sta simpatico almeno? Chi è l'assistente? Sì. Grazie. Federico, capisco che hai 10 anni in più rispetto alla media che frequenta questo show, ma sei ancora abbastanza giovane per poter dire non mi resta molto da vivere. Chi conosce questo programma sa che non tutto è come sembra. Infatti sto per tirare ai miei concorrenti un bel tiro mancino. Prima però assaporiamoci le loro riflessioni. Se vuoi alzarti in piedi e dirci quello che hai scritto, Ok. Ma il mio non è da leggere, è anche da vedere. dopo lo vedremo anche. Ciao a tutti i miei carissimi sudditi! Eccomi qua! La regia dei vostri cuori nei vostri cuori. Sono Anna, detta anche Queen, chiacchiero molto, troppo. Sono molto, troppo polemica. Per ogni compagnia vi aspetto al mio cospetto. Baci, Anna. Salve, sono Federico e tutti mi chiamano appunto Federico. Ho 32 anni e non mi ricordo mai che in realtà ne ho 31, essendo nato nel 92. Non mi piace andare al mare d'estate, troppa calca. Preferisco andare al mare d'inverno perché ci sono dei paesaggi post-apo. Ciao, sono Francesca e sono pazzesca. Non è vero. Questa sono io e avrò fatto un disegno che vedrete tutti. Questa però è solo la versione felice. Ciao. Non so cosa scrivere. Sono fatto così. Scemo chi legge e sente. Mi piacciono i dolci. Ciao ciao. Scherzavo, avevo ancora un minuto. Ho ancora tempo per scrivere silenzioso. Ciao, sono Valentina. Sono una persona, credo, forse un gatto in un'altra vita. Sono tipo estroversa, ma se qualcuno è più estroverso di me, divento timida. Mi piace parlare con le persone aperte mentalmente di temi di attualità, diritti umani e animali. E poi potevo scrivere altro, ma sono lenta a scrivere. Perfetto, grazie mille. Sei soddisfatto? Beh, assolutamente no, che cazzo di introduzione. Posso vedere se com'è la scrittura? Il mio problema è che scrivo in vari modi, tipo qua in corsivo, qua in grassetto. Adesso che hai letto questa busta, puoi leggere anche questa, per favore? Certo. Grazie. Se mi hai chiesto così cortesemente, non posso esimermi dal farlo. Ah, così di fila, ok. Spero che siano tipo quelle che ti danno la nonna che dentro trovi il cinquantino. Ce n'è subito un'altra. Ah, fa parte dello... Perché? Cioè io ero felice anche del mio lavoro. Adesso sarà difficilissimo perché aver fatto una cosa sbagliata. Dio caro. Riscrivi la tua introduzione usando solo la tua mano non dominante. Vince la copia più fedele all'originale. Hai 3 minuti a partire da adesso.
Questo sarà impossibile. Per fortuna che l'ho scritto corto. Allora, Accidenti. Però non ho scritto tantissimo, è il disegno che mi frega. Ah, stava da piangere. Anche perché quella non è la mia vera scrittura. Forse sono avvantaggiata. Ok. Forse. Sai scrivere ambidestra? Da piccola sì, poi ho perso la mano. Però Si può sempre ritrovare. ci si può provare. È come andare in bicicletta. Più o meno, io non so andare in bicicletta. Dimmi quando. È già partito il tempo. Cazzo! Sei bravo a scrivere con la sinistra? non lo so, lo scopriremo a breve. Ma hai mai lavorato di ambidestro, tipo? No, ma ogni tanto, non so perché, sai i miei fetish, mi piace scrivere con la sinistra, a caso. Quindi devi essere brava. No, non porre tutte queste aspettative. Sta così bene. Lirica, posso aggiungere delle cose, no? Nel senso la punteggiatura non è stata fatta tanto bene. Tutte le informazioni sono nella sfida. È che non so questa definizione di originale. Sento un burocrate di Bruxelles. Non riesci ad andare più veloce? Purtroppo no. Perché penso che ti potrebbe aiutare. No, non mi penso. Il disegno fa schifo in entrambi i casi, quindi è quello che viene meglio. Hai ancora 10 secondi. Cristo, signore. Sei arrivata alla fine? Sì, È appena finito il tempo. perfetto. Un inferno in terra è stato. Allora, non ho finito tutto, però mi mancava una frasetta, quindi Per fare attenzione ai dettagli ho anche riprodotto proprio gli spazi che occupavano le parole. Davvero? Posso venire a vedere? Il resto sembra un mix di cirillico e problemi vari alla mano. Questo sono 2 gocce d'acqua. Non riesci a distinguerle. un po' più egiziano, però Forse leggo meglio qua. Ma il punto è che scrivo male anche con la destra, quindi per questo erano equiparabili. Ci sta, ci sta. Grazie Francesca. Grazie a te. puoi andare o... Sì, grazie. Ciao ciao! Ok, parlerò di ciascuno di voi mentre vediamo anche la seconda parte della sfida, ossia come avete fatto la vostra copiatura. E partiamo male con Valentina. Vabbè, grazie cazzo. Male perché non ho nulla di male da dire su di te. Come faccio a fare brutta figura a criticare una sostenitrice dei diritti umani e animali? La cosa che ti ha fregato un po', secondo me, è che nella prima hai scritto, come dicevi te, un po' in corsivo, un po' in grassetto, quindi alla fine... in grassetto? Io tendo ad avere una scrittura maiuscola. Stampatello? Stampatello, hai ragione. La potenza della tua introduzione contrasta molto bene con l'introduzione di Francesco. Perché? E mi sembra che tu abbia avuto qualche problema ad aprire il cuore. Può essere. Dici? Pare un po' freddo, dici? Ma però è difficile da capire quale delle due. È vero, è difficile da capire. comunque sei un medico. Sì, non ti capisci un cazzo, infatti, però... Però in entrambi. Esatto, entrambi. Ho fatto un po' di... tipo il così a sinistra. Non si scrive così, cioè... con la mano dominante, non va bene. Però almeno hai terminato la tua introduzione, sia Sì. da una parte che dall'altra. 2 minuti per scrivere 2 righe e poi un altro minuto per scrivere l'ultima. Wow. Esatto. Sei l'unico che è riuscito a concluderlo, a parte Francesca, che ha perso qualche pezzo per strada scrivendo per esempio però con una X o cose del genere. Però in realtà il resto della calligrafia devo dire che è fatta molto bene. Scrivi molto bene con la sinistra rispetto agli altri. Il problema è che scrivo di merda con la destra. E quindi ero la più avvantaggiata. Sì, effettivamente è vero. Quanto al contenuto, possiamo dire che tra te c'è sempre un contrasto molto forte tra il linguaggio verbale e non verbale. Non lo so, io ho estratto questa scena. Spiega cosa intendi prima che mi offenda. Sono già offesa. Questa sono io e avrò fatto un disegno che vedrete tutti. Questa però è solo la versione felice, ciao. Possiamo parlare di depressione sorridente, tipo? Veramente una seduta psicologica? No, ed ero io che avevo portato tutti alla depressione, no. Se Francesca ha scritto un'introduzione tenera, Federico invece ne ha scritta una diplomatica, quasi da colloquio di lavoro.
Aspettate che ve la In faccio realtà lui vedere. sta cercando lavoro e ha usato Sfidamastro come Ah, perché lui è l'unico adulto qua. Grazie. L'unica persona responsabile. Volevo far notare la prima riga in cui hai cancellato anni 31 per poi scrivere subito dopo che avevi 32 anni. Perché non mi ricordavo più quanti anni avevo, perché cambiano ogni anno. C'è da dire che però il tuo lavoro è certosino perché sei sceso proprio nei punti giusti, come ha fatto anche Anna, che ha scritto la sua introduzione andando a capo nei punti giusti. L'unica cosa è che la copiatura potrebbe sembrare... Vagina sembra. Possiamo ritirare La quando ho vagina detto che dei è nostri adulto lui? L'unica cosa secondo me è che sembra scritto da un paziente psichiatrico sui muri bianchi di un... Che ne sai, magari lo sono. Devo convenire con quello che avevi detto allora, ossia che sei una mancina dislessica, anche se penso volessi dire disortografica. Davvero, l'ho detto? Ok, condivido allora, sì. Adesso, questa sfida ha un doppio punteggio, quindi da una parte la produzione letteraria, dall'altra la copiatura. Per quanto riguarda la prima parte della sfida, allora diciamo un punto a Francesco, 2 punti a Federico, darei 3 punti a Francesca per il disegno perché Anna si prende i 4 punti Ma top! e Valentina 5 No, punti. secondo me ce lo meritavano Anna e Francesca. Per la copiatura invece, partiamo dall'alto e scendiamo in giù o partiamo da Valentina e saliamo su? Quindi vuol dire che Direi un punto a Valentina. onesto. Adesso quelli che sono andati a capo nei punti giusti l'hanno reso più originale, però Francesco e Francesca li hanno conclusi. Però Francesca ha fatto un sacco di errori di ortografia tra il però e gli Nessuno altri. parla del mio disegno ancora, cioè nel senso... Sì, che non è identico. Io lo difendo il tuo disegno. E quindi direi 2 punti a Francesca, Va bene. 3 punti a Francesco, 4 punti ad Anna Consistent, top. e 5 punti a Federico. Quindi in totale abbiamo 8 punti ad Anna, 7 punti a Federico, 5 punti a Francesca, 4 punti a Francesco e 6 punti a Valentina. Anna hai vinto con 8 punti, un applauso ad Anna. Non me lo meritavo, però, cioè nel senso scritto di merda. Per questa sfida vince Anna, ma chi sarà il prossimo concorrente a uscire dal gregge? Ciao Federico. Hola! Ciao Anna. Ciao fuori! Come stai? Bene, grazie. Tutti voi? Te? Tutto bene. Bene. Il punto di partenza è dall'altra. Ok, torno indietro. Come va? Molto bene. Bene. Sei pronta? No, però... Cosa vedi davanti a te? Un sacco di cose belle. Tipo, oddio che carini i palloncini con le pecore. Ma dimmi un po', ti piacciono intanto le cose che vedi? Allora, hanno un che di sessuale secondo me. Vedo dei sorta di reggiseni mini. Fashion, ci sta così. Questo cappello mi fa sentire un po' negli Stati Uniti. Per fortuna non siamo in una scuola. Cos'è quello? Non lo so, se vuoi provarlo. Cosa pensi che sia? Ah, ok, ma pompetta per chi? Allora. Ok. Però quel bigliettino con SM... Sai cosa sta SM? Per quello che mi immaginavo io ti ripeto taglia SM, quindi un misto... È il nome della serie, Sfidamastro. Devo vedere se eri sul pezzo, però lo sei. Trasporta le pecore dal punto A al punto B. Se trasporti le pecore usando lo stesso metodo usato da un'altra persona, prenderete entrambi 2 punti. Prenderete? Non sono forte a leggere. Perderete entrambi 2 punti. Tutte queste cose qua non mi... Tutte le informazioni sono nella sfida. Vince chi è più veloce. Non leggo l'ultima frase. Però la puoi leggere? No. Per favore? Aspetta. Il tempo parte adesso, cosa vuol dire che parte adesso? Che parte adesso. Aspetta, ma tutte queste pecore? Devo usare... Tutte le informazioni sono nella sfida. Mi fa piacere come ci siano diverse reazioni in base a tutte le informazioni che sono nella sfida, perché Valentina dice giusto. Francesca, a te non era una cosa che ti piaceva sentirti No. dire? Troppo spesso l'hai detta.
Cioè, vedi che lui ha avuto difficoltà a leggere? È così negli adulti, gli adulti hanno spesso difficoltà. Bene, cominciamo con la pastorellina Valentina e il lupo furbesco Francesco. Wow. Spero che nessuno faccia quello che intenzione di fare io. Quindi stai usando la scatola e le mani. Quindi vai per la bocca e le mani. Sì, come mio solito, sì. Devo essere un po' più lento ed essere sicuro di non perdere. Sembri un tricheco con la gengivite. Sì, lo so. Ok, perfetta. Sei contento di come hai fatto? Sì, anche se Palesemente qualcuno ha fatto più veloce e meno schifo. Non so, così a sensazione. Ci sta, perfetto. Grazie Valentina. Ciao. Ciao. me ne vado a fare il culo. Non vuoi? Lascio la registrazione accesa? No. Appena esci, spegni la registrazione. Divertitati. Sì, mi sono già stancata. Attività fisica di un criceto, letteralmente. Io che mi ero incastrata sotto il tavolo perché non di palloncino. Sì, hai perso quasi 50 secondi a fare solo quello. Silenzio. Allora, da come immaginavo la sfida, sapendo che usare più metodi può ricadere in un metodo usato da altre persone, pensavo che ciascuna persona si sarebbe immaginata un metodo peculiare per trasportarle, giusto? No, E infatti tu hai usato la scatolina e tu hai usato le labbra. Sì. La mia domanda è perché entrambi avete usato le mani? Perché i piedi ancora non li so usare, scusami. Ok, Francesco? Diciamo che è la prima parte del mio corpo che mi viene solita usare quando devo trasportare degli oggetti. Insieme alla bocca. Insieme alla bocca. Tu invece penso, non so cosa usi, il culo, i capelli. Ti infili un oggetto dentro il culo e poi... Esatto, sì. Insomma. Per quanto riguarda il tempo, se immaginiamo ciascuno di voi sia il campione internazionale di tosatura di pecore, ovviamente, Francesco ha concluso la sua sfida in una pecora e un agnello, 1 minuto e 11. Valentina, 2 pecore e un agnello, 1 minuto e 44. Ah, ok, dai, pensavo peggio. Saresti stata più veloce di lui se non avessi perso 50 secondi a raccogliere Mi il piacciono palloncino. i tavoli, mi sono infilato sotto il tavolo, che ti devo dire? Cosa? Toccherebbe a me ora. Ah sì, scusa, non avevo visto l'ora. Ci fermiamo un attimo per un po' di finta pubblicità. A tra poco! Tequila. Ben ritrovati! Siamo nel bel mezzo di una sfida in cui il metodo più veloce potrebbe non essere quello più creativo. Abbiamo visto Francesco e Valentina. Riusciranno Anna, Federico e Francesca a salvare capra e cavoli? Ma posso portarle anche in mano, tipo? Sì? Vuoi Posso usare vedere? come metodo la mano? Allora, pensi che gli altri non lo faranno? Non me ne frega un cazzo. Cosa vuoi fare? Secondo me, la cosa migliore, ho un cappello. Allora potrei usare uno così e lo metto qui sopra. Cioè, pensavo fosse un po' più largo. Ah, facciamo così. Tutte assieme? No, non ho capito.
Tutte le informazioni sono nella sfida. No, veloce, devo essere veloce. Uno, me lo metto qui, sperando che non si sia, si spera che sia sovrappeso e quindi non posso portarlo qui. Uno qui all'interno, porco cane. Questo l'abbiamo fatto tipo tutti, chi se ne frega. Forse è proprio per questo che vinca nero. Dici che tutti perderanno 2 punti. O tutti perdono 2 punti, o io sono l'unica che ha fatto la cosa più imbecille. Cambia un po' di metodi così magari. Non ci sono mezzi che posso usare qui, vero? Quindi intanto ne stai trasportando uno con la mano, uno con il cappello. Usiamo questo. Io spero di interfacciarmi con persone che sono molto più intelligenti di me. Questa è la mia strategia. Ti faccio esplodere? E tutte le informazioni sono nella sfida. Beh, veloce di sicuro no, però. Sembra quasi qualcosa di religioso. Sì, è un rito. Quante cazzo mancano? Questo cappello non è stata una grande idea. Solo quello. Sempre per la regola che ci sarà gente più intelligente di me. Quindi posso anche lanciarla. Tipo. Guardate, non mi piace il sacco. Scusa. Sembra di essere su Terminator. Ok, stoppo il tempo? Sì, puoi stoppare il tempo. Ok, perfetto. Hai finito. Ok. Sei soddisfatto? Col senno di poi potevo bucarli, nessuno li avrebbe mai bucati e portati bucati. Creatività 0. Velocità 5 su 10. Posso andarmene? Sì, se vuoi. Ciao Federico. Ci vediamo dopo. Grazie Anna. Vedete. Sì. Ciao. Ciao. E ne hai dimenticato uno! Vabbè, è andata così. Mi dispiace Anna, come hai potuto vedere ti sei dimenticata un palloncino sotto al tavolo, quindi questa sfida non si è conclusa mai. Se tu No, fossi- ancora, ma ancora lì. Sì, ma nel greggio di solito perdi sempre una pecorella. Se ne vado del lupo. È colpa sua, amica mia. Se tu fossi un tosatore di pecore avresti tosato più o meno più di 500.000 pecore. Cazzo, sono un mostro! Top! Se ti può rincuorare, nonostante tu abbia usato più metodi di chiunque altro, Ho perso comunque. l'unico metodo in comune con qualcun altro è stato il cappello, che è stato usato anche da Federico. Però l'ho usato diversamente in realtà, perché io l'ho usato così, lui ce l'aveva in testa. Mannaggia a te, tu e il mio specchio, tu e il mio cappello. Non so bene perché Federico hai continuato a cercare altri metodi una volta trovato lo scatolone. Non potevi mettere tutti i palloncini dentro la scatolone? Ma è per i miei follower. Però scusa un attimo, lo scatolone non era tra le robe date. No, infatti se l'hai cercato, nessuno aveva detto che non potevi cercare altro. È tutto scritto nella Tutto sfida. scritto, esatto. Vaffanculo. Infine abbiamo Francesca che voglio rincuorare. Avevi paura di essere l'unica ad aver fatto la cosa più imbecille, ma in realtà bisogna essere in due In due. per essere degli imbecilli. E in effetti tu hai usato sia le mani che le braccia, che è stato un metodo usato sia da Francesco che da Valentina, e quindi perderai 4 punti. E quindi anche no. Francesco ha usato solo le mani, non le braccia, quindi Francesco perderà 2 punti. Quindi alla fine sarebbe 5 punti a Francesco, 4 a Valentina, 3 a Federico per aver tosato 4 agnellini, 2 a Francesca per 2 pecore e 2 agnellini e 0 ad Anna perché sei stata squalificata. Ma ciò bisogna aggiungere le penalità. Sono meno 2 punti. Sono meno 2 punti ad Anna e Federico. Sono meno 2 punti a Francesco e sono meno 4 punti a Francesca e Valentina. Quindi abbiamo meno 2 punti ad Anna, meno 2 punti a Francesca, 0 punti a Valentina,
Un punto a Federico, ma il campione di questa sfida è Francesco con 3 punti. Wow. Un applauso a Francesco. Wow. Il lupo. Prossima sfida! Ciao Francesco. Ciao Anna. Ciao! Come stai? Bene. Pronta? Sì. Ok. Sei contento di avere me in campo? Te lo aspettavi che io sarei sceso? Perché l'Italia è il paese che ami? In questo senso? Oddio, le carte. Non ti piacciono le carte? No, sì, è che i giochi di carte non me ne ricordo mezzo, quindi se sono quelli... Ok. Scusa, devo provarlo. Invece ti piacciono i campanelli? Sì, ma è divertente sono rompere le... Qui c'è scritto ring for a drink, ma non arriva nessun drink. Devo sfidare te? Sì. Della pazienza, devo sfidare. Sì, guarda. Ho già vinto. È che il periodo estivo è perfetto questo. Sì, assolutamente. Soprattutto quando sei a letto e non vuoi alzarti. Esatto, però per fortuna non ho ancora 80 anni, quindi riesco a alzarmi in maniera abbastanza agevole. Ti sto dando fastidio. Vado? Vai. Suona il campanello. Fuck! C'era qualcosa che mi stavo dimenticando. Forse sì. Allora, suona il campanello ogni volta che Dayan ti mostra una carta il cui valore è... No, è memory questo, tipo memory. Tipo memory. Suona il campanello ogni volta che Dayan ti mostra una carta, il cui valore è già uscito. Se ti ricordi il seme della penultima carta uscita, avente tale valore, allora guadagnerai un punto. Ok, penultima. Cioè quella prima. Vabbè. Ogni errore toglie un punto. Non puoi prendere appunti. Vince chi totalizza più punti. La sfida comincia in 2 minuti. Ok, ti mostro con questo mazzo di prova cosa dovrei fare. E non dirmi che c'è scritto qua. Spiegami. Allora, io adesso girerò una carta alla volta, Certo, te la leggerò certo, e tu dovrai tenere a mente in sé. certo. Così che quando comparirà una carta che hai già visto, Certo, per tipo esempio, questo. suoni il campanello e mi devi dire il seme della carta prima che aveva lo stesso valore. 9 di quadri. Esatto. Ah, ok, quindi tu hai fatto la prima carta ed era un asso, io non la rivedo più, poi compare un altro asso e devo suonare. E devi dirmi Ok. qual era il primo asso. Ok. E così via. Ass. Hai 1 minuto per strategizzare ancora. Come fare? Passerai il minuto a suonare. Una strategia. Perché dici una strategia? Non so se fissarmi su una finché verrà fuori un'altra di quello lì o memorizzarne alcune solo. Tanto ce ne sono, no? Tipo, ok, sì. Dovrei ricordarti 13 carte al 13 massimo. carte al massimo è quello che stavo pensando, sì. Possiamo iniziare. Ma hai ancora 40 secondi. Voglio iniziare. Cuori, quadri, picche, fiori. Cuori, quadri, picche, fiori. Cuori, quadri, picche, fiori. Ok. Non so perché ho questa sensazione, Anna, ma credo che tu abbia già dimenticato quale sia la sfida e tu voglia solo suonare il campanello di nuovo e ancora. Ce la porti? È qua. No, mi dispiace. Hai avuto la tua chance di provarlo. L'esperimento di Pablo va al contrario. Ovviamente la cosa migliore è trovare una strategia per ricordarsi quante più carte possibili. Senza strategia si potrebbe finire col fare un disastro. Vogliamo vedere Anna, Francesca e Francesco? Ok. Tanto puoi andare con la lentezza che vuoi. Ah, ok. Anche tu a girare le carte, puoi andare piano? Tu mi dici quando vuoi e io vado avanti. Ok. Sei pronta? Vai. Jack di fiori. Vai. 8 di picche. Perfetto, prossima. 7 di quadri. 3 di cuori. Ok, petta. 8 di quadri. Vai. Vado avanti. No, aspetta. 8 di picche. Ok. Asso di cuori. Asso di picche. Sono un Jack. Jack di fiori. Jack di cuori. 2 di fiori. 10 di quadri.
10 di cuori. 5 di picche. Ok. 8 di cuori. Vai. Lo stai suonando? No. 7 di cuori. 7 di quadri. Ottimo. Ah, gli altri mi hai detto ottimo. Vuol dire che 7 di cuori. 10 di cuori. quindi non era 10 di cuori come di prima. 10 di quadri. 3 di fiori. Ed era uscito poco fa, quindi... Sì, poi, ma già non me lo ricordo più. 3 di quadri. Vai avanti. 7 di fiori. 7 di quadri. Ok. Ah no, aspetta, non era il subito precedente. Sì, era un errore comunque perché hai suonato ma poi non mi hai detto niente. Allora a questo punto posso dirne una a caso. Cuori. Avanti. Purtroppo sì. Vai avanti. 6 di cuori. Impossibile che non sia uscito già un 6, quindi sicuramente è già uscito un 6. 6 di quadri. È uscito adesso un 6, non mi ricordo più. 6 di quadri. No cazzo. No, non devo ritenerci i passi perché sennò poi non mi ricordo niente. 2 di picche. È uscito sicuramente un 2. Cuori. Ok. Ma sono sicura di errore non fa altro. 2 di cuori. Bravissimo. Vaffanculo. Joker. Momento di pausa. Vuoi che vada avanti? Andiamo avanti. Ok. Posso riprendere punti? No, questo Joker non dà punti. Vai avanti. Avrò detto tipo 8 volte la stessa carta, ma non niente, cioè. Che ho detto? Cuori ho detto? Fiori. 9 di quadri. 9 di... Un nuovo giorno della settimana. 9 di cuori. 9 di cuori. 3 di picche. 3 di cuori. Joker. Non puoi andare avanti. Per due pause mi fa solo andare in bestia perché non mi, cioè, mi divide e basta, vai avanti. Joker. Bravissimo. Joker. 6 di picche. 6 di fiori. Fiori. Ok. Ho sbagliato. 7 di picche. Sì, vabbè, guarda la carta, però. 7 di... Jack di quadri. Basta. Ok, perfetto. Come ti senti? Fatto schifo. Contento di come è andata? Non particolarmente. Ni. Poteva andare meglio. E che strategia vuoi usare? Cioè nel senso, hai Non una lo buona so. memoria, a breve termine o... Va bene. Grazie Francesca. Grazie a te. È stata una bella partita. Grazie. Ciao Francesco. Questa è maleducazione però. La gioia di vivere. Esatto, esatto. Avreste fatto qualcosa di diverso? No. È una domanda libera? Sì. Io avrei suonato di più il campanello. Anche io. Sì, anch'io. Infatti, Francesco, la sua strategia è stata quella di suonare ad un certo punto in poi per ogni carta. No, ma sparare a all'inizio, caso. prima che finisse il gioco. Come Anna ci ha insegnato. Francesco ha giustamente notato come non rispondere toglie un punto, quanto rispondere e rispondere sbagliato. Quindi alla fine rispondeva per tutti e poi sperava di Ti dirla becca, giusta. becca. Esatto, di beccarla giusta. E in realtà tentare la sorte ti ha un po' aiutato. Hai fatto meno 3 punti. Sei il migliore. Per distacco. Ovviamente bisogna avere sia memoria che culo, e tu hai avuto entrambi, perché sei riuscito ad azzeccare 22 carte, Boia. ottenendo però un punteggio finale ovviamente di 4 punti. Sono 22 punti meno gli altri Gli anni 18 punti, gli altri 18 punti perché c'erano in Quindi totale sono 40 punti, quindi sono 22 meno 18, hai sbagliato alcune Ah, volte, quattro, sono per esempio hai suonato per il 6 quando il 6 non era ancora Sì, è uscito, sicuramente uscito. quindi hai fatto un po' di questi errori e sei arrivato a 4 punti. Non sono 4 punti effettivi, sono 4 punti all'interno del gioco. Netto contrasto invece da Anna che si è ricordata 14 carte
e otteggia un punteggio finale di meno 13 punti. Ma tu sei proprio abbonata. E abbiamo fatto un punteggio positivo. Non ti preoccupare, sono i punti all'interno della sfida. Date i punti sulla scrittura, perché ha detto... Nel mezzo Francesca, che ha suonato le carte solo quando era certa, possiamo vederlo molto bene, Sì. e te ne sei ricordata 18 e hai ottenuto un punteggio finale di meno 4 punti. Ma guarda, è colossale. Ricordate. Come avete potuto ben capire, è un lavoraccio ricordarsi 40 carte divise in 13 gruppi, usando solo 10 dita, di cui Valentina ha deciso di usarne 4. Vediamo come hanno fatto lei e Federico. E possiamo partire con la sfida. Ci sono. Questo posso usarlo? Solo il coso del... FCQP. Appena non posso usarla? No, mi dispiace. Jack di fiori. Ok. 8 di picche. Non c'è di ricordare. 1, 8. Hai bisogno di una mano in più? 8 di quadri. 8 di fiori. Guarda di picche. È già uscito l'8 Ok. di picche. Jack di cuori. Jack di fiori. Ci vuoi rifare dall'inizio? No, mi dispiace. Io mi ricordo solo quelli che sono già usciti, quindi tutti questi Non devi ricordarti quelli dopo, non li abbiamo ancora visti. 10 di quadri. 10 di picche. 7 di quadri mi pare. quadri. Picche, fiori. No, aspetta, in ordine alfabetico è. È già uscito un 5 di quadri. Ci sono più carte dello stesso seme? È già uscito un 4 e è di ordine alfabetico, faccio in difficoltà questa cosa. 3 di fiori. 3 di cuori. Quadri è in ordine alfabetico, forse me lo scrivi dietro qua. Non puoi prendere appunto. Ah, ok. C'era un asso. Molto molto indietro fa. Donna di picche. Vai, queste cose qua non riesco a tenere. 6 di quadri. 6 di cuori. No, sì, sei di... No! Joker. Pausa. Pausa. Andiamo avanti, ti prego, mi fa male le mani. Asso di quadri. Asso di fiori. Donna di fiori. Joker. Momento di pausa, sì. No, vai veloce. Ok, hai perso il punto Joker. Perché cosa fa il punto Joker? Joker. Era già uscito un Joker, posso? Bravissima, hai preso il punto Joker. Donna di quadri. Vai. Non ti ricordi? È appena uscita. No, devo tenere ferme le mani. 6 di picche. Sono usciti un sacco di 6. Ho un terzo di possibilità di azzeccarla. Cuori l'avevo già detto, quindi in quadri mi sa di sì. Fiori. Perfetto. La strategia. Il secondo è fiori, no? 6 di fiori. Abbiamo finito. Oddio che male alle mani. Quanti punti ho fatto? Ho fatto un botto di punti. Questo penso di essere andata molto peggio delle prime. Il fogliettino che avevi trovato dentro Sì. ti diceva nell'ordine dall'asso al re l'ordine con cui sarebbero usciti e sarebbero stati dovuti dire. Sì? Sì, è là. Sì, ma all'inizio c'era la strategia, poi mi sono resa conto che erano 40 carte, che quindi non potevo fare niente 40 volte così. Bene, vuoi sapere adesso in quanti si sono accorti di questa cosa troppo difficile? Non lo so. Invece lo sai. Ciao Federico. Ciao. Grazie Valentina. Grazie. A dopo. A dopo. Ho spaccato i culi. Cioè potevamo usare la carta con le soluzioni? C'era la carta con le soluzioni nel mazzetto, il mazzetto quando l'ho aperto ve l'ho fatto tutti vedere e l'ho tenuto là accanto a me, sempre con la lista visibile, quindi tutti voi mi avete guardato e c'era il mazzetto accanto con la lista delle soluzioni. Che io ho visto ma non ho capito. Infatti ho detto, avevo detto bravo, poi ho detto, no, No, ma anche... ma anche Poco bravo. poco. Federico, mi fa sorridere che hai cominciato la sfida dicendo non ho 80 anni e poi hai avuto il più strano caso di artrosi che io abbia mai visto. Ma perché cercavo di segnarmi sulle mani, poi non so se è riuscito il metodo. In realtà, devo essere sincero, sono un po' triste perché ti ho impedito di seguire una strategia che probabilmente ti avrebbe potuto far vincere completamente tutti i 40 punti. Meno 2 punti a Diane. Esatto, perché Federico è il tipo che pone un sacco di domande e guarda sempre un po' ovunque prima di iniziare la sfida, tanto che
i suoi pre-sfida durano quasi sempre più della sfida in sé. E tra le domande che mi hai posto mi hai chiesto se fosse possibile usare il mazzo che avevo usato come mazzo di prova. Io non avevo capito, tu non sei andato ad indagare oltre, però effettivamente riguardando ho pensato che potevi usare il mazzo di prova per tenere conto delle carte che si spostavano. Sarebbe stata una possibile strategia. Mi dispiace. Comunque, il karma ha voluto che io dovessi ricordarti ogni volta l'ordine alfabetico di 4 semi perché non riuscivi a tenerlo in mente. Perché sono adulto. Quindi alla fine diciamo che un po' me la sono voluta. Alla fine hai ricordato 22 carte, come Francesco, ma non hai suonato per il Joker e non hai provato nemmeno a ricordarti nessuna figura. Perché il mio metodo non permetteva di ricordare le figure. Se avessi provato a suonare il campanello a caso e a dire un seme a caso, avresti avuto un terzo di possibilità di fare qualche punto in più, perché alla fine ottieni 3 punti, quindi un punto in meno rispetto a Francesco. Per quanto riguarda Valentina, la tua tecnica a 4 dita non ha funzionato. Cazzo. Hai usato una tecnica simile a Francesco, non hai fatto tanto peggio. Ti sei ricordata 20 carte e ottieni un punteggio finale di 2 punti, quindi 2 in meno rispetto a Francesco. Peccato. Quindi, alla fine, abbiamo 1 punto ad Anna, 2 punti a Francesca, 3 punti a Valentina, 4 punti a Federico, ma 5 punti a Francesco. Un applauso a Francesco. Il lungo, madonna, porta a casa, girato alla fine della sfida. Bene, concorrenti, alzatevi e seguitemi. È il momento di andare al massacro in diretta. A tra poco! Ben ritrovati. Chi leggerà la sfida? Anna. Taglia SM. Seguendo quanto suggerito nel canovaccio, prega lo sfidomastro di far vincere la tua squadra. Per ogni round un punto sarà aggiudicato alla squadra che avrà dato la miglior performance. Va bene? Partiamo con la squadra delle sorelle siamesi. Allora, io direi che è necessario che tu faccia vincere noi, perché sennò, allora, il computer che è la tua vita va fuori nel fosso, 1. E 2, tutte le registrazioni che abbiamo fatto, pure quelle vanno nel fosso. Perfetto, Però qui non servirà più un cazzo. comunque È grande bisogna sul anche posto. ricordare che sei stato Un molto grande molto posto. bravo No. in questa... Questo lo dice lei, però non va bene così. Sei il miglior mastro di questo gioco. Il mastro Geppetto semmai, spira mastro non ne frega niente. Va a finire Ma che bisogna dar valore alle persone e al loro lavoro. Non a noi. E quindi Non a se ci noi. fai vincere in realtà... Su YouTube non arriva niente. No, Non puoi adesso... monetizzare. Stop, grazie Il mille. poliziotto buono e il poliziotto cattivo. Chi è il poliziotto cattivo? Difficile. Francesco e Valentina, partono i vostri 10 secondi. Cosa sono i sordomuti? Sto capendo. Un silenzio che vale più di 1000 parole. Fermate il gioco. Dai. Dai, cazzo, scusa. Scusa. Perché no? Perché no? La vera domanda è sì. Bella domanda. Ok, Capisci? stop. Perfetto, vi ringrazio. Non ho capito cosa stava facendo la squadra degli scerifi. Quindi darei il punto, anche perché ho paura per il mio computer. a questo punto. Bene, partiamo dalla squadra degli sceriffi. Minchia, non faccio, doveva far vincere, dai. Sì. Beh, comunque, cioè, noi puntiamo a qualcosa di veramente grande. Come la Perché le vittoria. dimensioni contano. Perché le dimensioni contano e quindi noi... Valentina, scusa? Come la Quanto lo so? Come la Ah, appena. Mica visto? Quindi a noi, cioè poi, capito? Mica visto su tutto il chiuso. Stop. Grazie mille. Ragazze, 20 secondi partono adesso. Dejan, tu lo sai già che noi siamo le migliori. Madonna santa! Anna è un po' cattiva, ma io sono buona. Non sempre, per piacere. Anna? Io ho già fatto quello che devo fare. Mamma mia! Oddio, questo è difficile. Mi dispiace, non mi avete convinto un'altra volta. Che palle. Un altro punto alle sorelle.
Via! Io ti chiedo per favore, perché cioè, secondo me noi ce lo meritiamo e tu sei una persona molto gentile e quindi mi sembra corretto che tu faccia vincere noi che siamo altrettanto gentili, capito? Tanto abbiamo già vinto in realtà, quindi basta che ci dia Sì, il sì, punto. però lo chiediamo con Nel senso, gentilezza e hai visto? mostrandoci a te. Per Non ha favore. detto Francesca? Abbiamo già vinto, poi cioè basta solo che tu Ma non ci siamo arroganti, te lo chiediamo per confermi cortesia, questa cosa. con grande cortesia e sarebbe un privilegio per noi. Stop, grazie mille. Federico e Francesco? Via. Allora nel fosso, oltre al computer e tutte le tue cose, finisci anche tu, ok? Poi hai presente i cavalcavia, no? Che hanno bisogno del materiale da mettere dentro. Ecco, tu finisci nei cavalcavia dopo essere finito nel fosso. Quindi se io fossi in te, preferirei deambulare con le mie gambe piuttosto che con quelle 4 rotelline. Sì, soprattutto, insomma, cioè, nel senso, basta guardare per dire, cioè, vede però ste criste qui bene meglio perché nel senso come dire le persone si esprimono anche con questo livello di italiano che denota un marcato ritardo mentale. Cioè, io personalmente io devo dire che Vedi tu davvero, quanti spunti io la chiamerei questa pietà cristiana se lo dice veramente. Stop. Perfetto. Direi che è andata. Sì, darei un punto agli sceriffi che stavolta mi hanno fatto paura. Partiamo con la squadra degli sceriffi. Pronti? Esatto. Lei sai perché in queste condizioni qui? Perché se loro vincono, lei concentrati. Esatto. Se non fai vincere noi, un piccolo cucciolo di pane gigante. Esatto. E sai che ce ne sono pochi. Sai quanti ne moriranno? Uno per ogni avversario, quindi ben 2 già moriranno. Esattamente. Quindi io dico che in due scienze e coscienza, se non vedi un povero cucciolo di pane che nel fosso si mette il computer, è importante che tu faccia. Per la storia. Ottimo. Sorelle siamesi? Bravissima, Via. Assurdo. Allora, non so se tu sai che c'è un lavoro Non so che è se il tu più sai antico del mondo. che c'è un lavoro che è il più antico del Si mondo. potrebbe anche pensare magari di farla gratis. Si potrebbe capito? pensare di farla Quindi, gratis. cioè, se tu magari vuoi qualcosa, Se vuoi possiamo qualcosa, anche offrirtela possiamo offrirtela. senza grossi problemi. Senza grossi problemi. Però ci piacerebbe qualcosa di grosso. Qualcosa di grosso, grazie. Già. Cazzo, questo è difficilissimo. Non pensa ai cuccioli di panda. Che non si riproducono tra l'altro. Lei stava piangendo. Infatti, c'era Anna che mi stava saltando in grembo praticamente e dall'altra Valentina che mi piangeva. Mi dispiace, devo dare un punto alla squadra degli sceriffi. Ma no! Comprato. Prego. Sì. Via! Beh, c'è poco da dire There's perché nothing to say. non c'è, esatto, Because, perché allora, guardando la squadra If you see che abbiamo that- davanti, una sa solo piangere Like, one perché cannot per cry. far uno ha 30 anni, The other one is like a 30 years older. basta dire Yeah, questo, that's it for e you. l'altro And the other one, non fa niente, like me, è silenzioso e is not doing basta. anything, is Hai not visto? Ha portato noisy. lo spray per le zanzare prima, The cioè nel senso, anti-spray, non zanzare. c'è. È Aldo Giovanni e Giacomo dei poveri. Giovanni Giacomo, Like, like I mean, that's it. Stop. Grazie mille. Cosa ce l'ho? Via! Oh mio Dio, il corallo! Guarda come balla! Assurdo! Ma guarda le movente! Che noi siamo i più È una cantante professionista! Oh ma viene, guarda come si muove! Guarda! Si muove proprio così! Oh mio Dio! Stop! Scioccato, Sconvolto. Anch'io. Un punto agli sceriffi. Diane, cioè, ti piacerebbe che tu ci dessi questo punto perché tu sei una persona stragentile, forma, bellissimo, ospitalità alla grande. Sì. Cioè, Certo, per però- piacere darci questo punto. Lei è una meravigliosa. Bellissima. Sarebbe il loro punto se ci avessi avuto anche loro. Sì, E però- dei gatti e dei cani. Io ho bisogno del loro vado.
Quindi quello del cane è molto caldo. Sentimento, quindi. Quindi ti consiglio veramente. Senza impegno davvero. però. Ok, Ok. stop, grazie. Sorelle siamesi, via. Ti prego, Dario. A cui serve questa vittoria? Perché senza questa vittoria non potremo più fare niente nella nostra vita. Cioè, capisci? Non vogliamo fare le prostitute. Vorremmo solo andare in giro per la strada e non pensare che quello sia il nostro luogo di lavoro. Ti prego, facci vincere. Guarda. Non può parlare. Capisci? Lei non può parlare. Facci vincere. State bravissimi, siamo stati. Stavo bene. Guarda, non provarci nemmeno. Ma le pantofole di cazzo. I gatti ce ne sono tantissimi, puoi fare un sacco di pantofole. Lei è la minaccia alla famiglia. No dai, siccome prima ho dato un punto a loro quando indeciso. Adesso siamo da di nuovo. Darai un punto alla squadra delle sorelle siamesi, così c'è 3-3, siete stati tutti bravi, davvero un applauso a tutti. Vediamo che sia. Perfetto, concorrenti, seguitemi, torniamo al posto. Rieccoci! Wow, è stata una difficile sfida di teatro che ha cercato di vedere vari tipi di interpretazioni, diciamo dal pianto alle urla, alle minacce, c'è stato un bel po' di tutto, ma alla fine ha vinto l'amicizia, parità tra i due gruppi, secondo me siete stati entrambi bravissimi, quindi direi 3 punti a tutti, un applauso a tutti. Io non ho visto amicizia comunque. E in questo caso mi rivolgo alla mia vicina di Io ero mica divano. con la mia gemella. Più minacce che amicizia. Quindi, alla fine, sommando tutti i punti, abbiamo Francesca a 13 punti, ma al primo posto con 17 punti Federico. Quindi alzati e vai a prendere le migliori cose che fanno riflettere. Non ho capito bene cosa ho vinto, però. Hai vinto 4 specchi in pratica. Sì. E così finisce il primo episodio. Chi vincerà la prossima puntata? Scopritelo insieme a noi. Buonanotte! Oddio. No! Dimmi quando. Tequila!